Ciao a tutti amici dei pesci, benvenuti e bentornati. Io sono Ilaria e su questo canale parlerò di tarocchi, metafisica, spiritualità e quant'altro possa essere d'aiuto ad ognuno di noi per il proprio percorso di crescita personale e spirituale. Bene, mostrami i pesci, tendenze energetiche, wow, affettive per la prima parte di giugno. Abbiamo gli amanti, amici dei pesci. Se siete single, nuove relazioni che potrebbero iniziare. Se siete in una relazione, potrebbe essere il passo successivo all'interno della relazione, o magari per qualcuno potrebbe fare riferimento al trovarsi davanti ad una scelta, a dover scegliere tra, diciamo, la strada vecchia e quella nuova. Andiamo a vedere con i tarocchi di che cosa si tratta nello specifico. Io intanto, come sempre, vi ricordo che le letture sono generali, sono fatte per un gruppo, quindi è facile che non risuoni tutto. Prendete quello che vi serve e lasciate andare il resto all'universo. Se non risuonasse nulla o se per caso voleste completare il messaggio, potete ascoltare l'ascendente, il segno lunare o Venere. Sotto nella descrizione del video trovate il link ad un video che vi spiega come unire più oroscopi. È una guida, parla anche proprio di come trovare l'ascendente, delle influenze che hanno le decadi. Trovate anche il video che vi parla della sezione riservata agli abbonati, trovate la mia mail nel caso vogliate contattarmi. Ragazzi, le previsioni dei single sono già online, le trovate nella playlist del canale e potete integrarle con questa lettura. Allora, partiamo subito con una bella temperanza e un bellissimo cavaliere di coppe. Poi abbiamo la carta del mago. Devo dire che si parte benissimo. Abbiamo poi la carta della luna. Re di coppe. 4 di pentacoli. E wow! Cari amici dei pesci, se per caso siete single, come la sensazione che a fine giugno non lo sarete, scusate, a inizio diciamo per il mese di giugno non lo sarete più. Anche la gatta è d'accordo, devo dire. Dunque ragazzi, con la carta della temperanza si parte da una situazione di equilibrio o da una relazione di equilibrio, se consideriamo anche la carta degli amanti come se qualcuno avesse già raggiunto un equilibrio all'interno di una relazione. Per molti potrebbe essere specificatamente romantica, non necessariamente familiare o di amicizia, anche perché vedendo questo cavaliere di coppe, ragazzi, io sento che qualcuno riceverà una proposta, un'offerta, magari è proprio un'offerta per iniziare un percorso nuovo insieme, per, come vi accennavo già all'inizio, per fare il salto, il passo successivo all'interno della relazione. Se per caso fosse, ma adesso lo andiamo a vedere con i mini tarocchi, una relazione magari di amicizia, è come se ci fossero, diciamo, i presupposti per far diventare la cosa un pochettino più seria. Abbiamo poi anche la carta della luna. Io qui ho come la sensazione che da un lato vorreste qualche cosa di più concreto, di più tangibile, dall'altra parte la carta della luna vi fa un po' tirare indietro, normalmente fa riferimento alle paure che ritornano dal passato, o a qualcosa che comunque ci blocca perché magari noi vediamo una realtà distorta. Terminiamo poi con il re di coppe, il 4 di pentacoli e il 4 di bastoni, ma le andiamo a vedere direttamente con i mini tarocchi. Ripartiamo dalla temperanza, vediamo a che cosa fa riferimento. Abbiamo un 10 di spade, scusate, di bastoni e la carta degli amanti al contrario. È come se si fosse lasciato indietro un certo tipo di disequilibrio dovuto a delle responsabilità che vi stavate sobbarcando. È come se lasciandovi indietro questi pesi, queste situazioni pesanti, anche queste voci, per qualcuno sono le voci che ridondano nella testa, fosse raggiunto un certo tipo di equilibrio. Andiamo a vedere il cavaliere di coppe.
Mm. Abbiamo un imperatore al contrario e un 6 di coppa al contrario, ragazzi. È come se vi facessero sì, un'offerta, una proposta che potenzialmente potrebbe anche essere la proposta dei sogni, ma con questo imperatore al contrario è un po' come se non ci fossero le basi. Come vi dicevo, ho la sensazione che abbiate bisogno di qualche cosa di più concreto rispetto che solo alle parole, le illusioni, le aspettative. Andiamo a vedere il mago. Diavolo. E asso di pentacoli. Notare che c'è un asso e un mago. C'è qualcosa che condiziona questo nuovo inizio. O è una questione materiale, considerato che abbiamo... Sì, ma ve l'ho detto dall'inizio, a me sembra una questione come se mancasse qualche concretezza, qualche cosa di reale, di concreto che possa radicare. Andiamo a vedere la luna, di che cosa avete paura. O quali sono le proiezioni. Fu, 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 fu. Qui qualcuno ha paura di legarsi. Oppure fa riferimento al fatto che abbiate delle proiezioni per quello che riguarda l'innamoramento in sé, piuttosto che l'andare a convivere, piuttosto che l'idea di stabilità. Perché qui è vero, vi fanno un'offerta e a voi non sembra stabile, perché giustamente siete condizionati da certe idee, magari anche un po' dall'ego, cioè il fatto che, ipotesi, non ci siano soldi per iniziare un progetto insieme, non vuol dire che i soldi non arrivino mentre si sta, diciamo, mettendo a punto il progetto, quindi è come se ci fosse una sorta di paura o di proiezione per quello che riguarda il legame in sé. Andiamo a vedere il re di coppe perché qui avete re, regina di coppe, ragazzi, qui avete gli amanti, qui avete 6 di coppe, qui avete un'altra volta gli amanti. Quindi ho come la sensazione che qui avete un'altra volta il 4 di bastoni, 2 volte. Quindi per qualcuno si può trattare di una relazione tra anima gemelle. Regina di pentacoli, ruota della fortuna e sacerdotessa. Sì, ragazzi, cambierà qualche tipo di realtà. Voi adesso io credo che non ve ne rendiate ancora conto, ma è come se l'affidarvi, il fidarvi a quello che è l'universo, a quello che è il destino, vi porterà a risolvere queste questioni pratiche, queste questioni per cui, diciamo, all'inizio c'è un po' di incredulità, mi viene da dire. Difatti poi qui abbiamo anche un 4 di denari, che è una carta che parla di una sorta di attaccamento, è vero, ma anche di protezione di quello che si ha. E poi c'è il 4 di bastoni, che è una carta che parla fortemente di stabilità, di equilibrio di coppia, parla anche di matrimoni per qualcuno, se non è un matrimonio in senso, diciamo, legale, può essere l'andare a convivere, dipende in che fase della relazione siate, se è una conoscenza, se è già una frequentazione. Andiamo a vedere il 4 di pentacoli. Allora, abbiamo un re di bastoni, un cavaliere di pentacoli al contrario e un 7 di bastoni. Ragazzi, è un po' la sensazione che vi dicano di fare bene i vostri conti, di... perché qui avete due figure e qui c'è un 4 di pentacoli. Allora, o c'è un attaccamento ad un tipo di atteggiamento, ad un tipo di realtà, o ad un tipo di modo di fare. È un po' come se foste un po' troppo, mi viene da dire, calcolatori certe volte. E invece qui c'è bisogno di lasciarsi un po' più andare, di fidarsi un pochino di più del proprio intuito, del proprio istinto, che avendo comunque la sacerdotessa al contrario, sento che è una cosa che non seguite fino in fondo. Guardate, avete comunque due re e una regina per adesso. Quindi sono tutti personaggi che hanno raggiunto un certo livello di maturità, di capacità, di destrezza.
nel gestire la situazione, nel gestire le questioni pratiche della vita, nel gestire le emozioni, i sentimenti. Andiamo a vedere il 4 di bastoni. Eremita e asso di spade. Sì. Qui ragazzi dovete essere onesti con voi stessi. Ecco da dove arriva la luna. La carta dell'eremita parla di un lavoro di introspezione e l'asso di spade molte volte parla sì di qualche cosa che deve essere comunicato, ma parla anche di tagliare le nuvole o i pensieri nebulosi che non servono. E questo può essere fatto attraverso un percorso di introspezione. È un po' quello che vi dicevo prima, le proiezioni che voi avete inerente una potenziale convivenza, un potenziale accordo, un potenziale raggiungimento di un risultato concreto. È come se da un lato lo voleste perché magari è un sogno, però ci sono certe paure, certi condizionamenti, certi pesi che, certe regole anche che vi portate dietro dal passato che è come se non vi facessero credere possibile quel tipo di dinamica relazionale. Invece qui si tratta semplicemente un po' di lasciarsi fluire, un po' di imparare anche a concentrarsi in quello che voi volete come obiettivo, però ragazzi, 4 di bastoni, gli amanti. Qui inizia una relazione, qui ce l'abbiamo, fate attenzione al controllo, perché quando ci sono le paure, c'è una sorta di insicurezza o di proiezione per quello che riguarda la relazione, c'è la tendenza a controllare troppo l'altro quando si è insicuri e insomma quando è troppo poi alla fine dà fastidio, ecco. Però ragazzi io la vedo molto molto bene, fatemi sapere nei commenti ehm, entro la fine di giugno, diciamo così, che tipo di cambio a livello relazionale andrete vivendo. Andiamo ancora ad estrarre un oracolo per vedere che cosa hanno da dirvi ancora, che cosa tenere a mente, su che cosa focalizzare l'attenzione, un messaggio aggiuntivo, vediamo un po'. Non me lo vogliono dare. Si vede che è già sufficiente quello che vi ho detto. Eccoli. Bellissime carte, ragazzi. Essere divini, questa carta è una carta numero 16 e vi dico 4x4 16, mi è arrivato subito questa assonanza. Parla dell'espressione di sé, dell'essere divini, dell'intuizione e del contatto con il proprio sé superiore. Allora, questa carta mi ricorda la sacerdotessa perché in questo mazzo non si vede, però ha come il terzo occhio illuminato, è colei che vede oltre. Ha anche un occhio giallo e un occhio blu, esattamente come la temperanza ha una brocca gialla e l'altra blu, quindi parla di dualità, parla di vedere oltre, parla del fatto che l'essere divini ci rende coscienti, consapevoli del fatto che tutti siamo uno. Poi ognuno con le proprie dualità, ognuno col proprio percorso, però è un po' come l'amore e la compassione a livello mondiale, mi verrebbe da dire. È un po' come dire seguite la vostra essenza. Wow! Carta numero 9. Eccolo qua, ce l'avete qui. Carta di iniziazione e in effetti in questo mazzo, ragazzi, parla di risveglio. È un po' associata anche alla carta del giudizio, al risveglio spirituale soprattutto. Vedete che c'è una parte che si brucia, è come se fosse il vecchio che si brucia per dare origine poi a nuovo, per dare spazio al nuovo. Difatti anche la carta degli amanti molte volte fa riferimento alla scelta tra il vecchio e il vecchio modo di amare, il nuovo modo di amare, il vecchio ambiente familiare, il nuovo ambiente familiare. E poi abbiamo, wow, il lavoro delle zone d'ombra e ve lo metto qua proprio vicino all'eremita, questo, carta numero 29 e parla sostanzialmente di tirare fuori quelli che sono le vostre paure, i vostri timori,
anche di esprimerli alle volte, perché qui in fondo avete un asso di bastoni che parla proprio di comunicazione, di dire le proprie verità. Mm? Bene, amici dei pesci, questo è quello che avevo per voi. Io direi che, ripeto, le cose cambieranno, stanno cambiando, di bene in meglio, io direi. Potrebbe esserci questa nuova proposta, questa nuova offerta che potrebbe spiazzarvi, ma vi dico che vi basterà lasciarvi fluire, vedrete che le cose andranno per il meglio. Avete la carta dei 4 di bastoni alla fine della lettura, arriva la stabilità, arriva qualche cosa per cui festeggiare, arrivano i contratti, il matrimonio, è la carta della felicità, ok? Bene, io spero che la lettura vi sia stata utile per capire come navigare le energie del prossimo periodo. Se sì, potete mettere like, potete iscrivervi, condividere, commentare. Ogni tipo di supporto, ragazzi, per me è importante e di fatto voglio ringraziare tutte le persone che supportano il canale. Io vi ringrazio di essere stati qui con me, vi mando un abbraccio e ci vediamo nei prossimi video. Ciao ciao!